Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Se vi è piaciuta la maglia che avete visto nelle foto della presentazione, restate in mia compagnia e la faremo assieme. Per la realizzazione di questo progetto stavolta ho utilizzato un cotone di un colore veramente fantastico, mi ha colpito subito perché è veramente un punto, una tonalità molto bella e molto particolare, e ho utilizzato questo filato che è un 100% cotone, collezione Miyuk di Emma Fassio, che come sapete ha dei filati che sono veramente splendidi e di alta qualità. Io ho utilizzato questo colore qui, che è il carta da zucchero. Miyuk è un filato made in Italy come tutti i filati di Emma, e una matassina, un gomitolo da 50 grammi, ha un metraggio che ha molta resa perché ci sono 178 metri in ogni gomitolo. La maglia è veramente leggerissima, a parte che il cotone è di una morbidezza indescrivibile, veramente. Ho lavorato tanti tipi di cotone, però questo è proprio molto morbido al tatto e molto soffice, nonostante io l'abbia lavorato con un uncinetto abbastanza piccolo, perché ho utilizzato il numero 3, però veramente è molto morbido. Io l'ho lavorato e ne ho utilizzati, scusate, per questa maglia 260 grammi, quindi 6 gomitoli, e li ho lavorati con un uncinetto del numero 3. È una lavorazione molto semplice, come vedete, e molto scorrevole, un punto molto semplice, quindi non difficile, non impegnativo da fare, però l'effetto appunto della traforatura di questo punto è molto bella. E poi ho inserito dei particolari che danno personalità alla maglia, come queste maniche che ho lavorato a mezza maglia alta e delle rifiniture di bordo a coste che gli danno un tocco veramente moderno. Per la realizzazione quindi del progetto avrete bisogno, per una taglia S, di 6 gomitoli di questo fantastico filato Miyuk, che lo trovate nello shop di Emma Fassio. Poi sotto in info box vi lascio i link, e cliccando vi collegherete direttamente allo shop e lo potete trovare lì. Tra l'altro ci sono anche altri colori che sono veramente splendidi. C'è un po' l'imbarazzo della scelta quando si va a vedere la cartella colori di questi filati, veramente, perché ci sono dei punti, dei toni molto particolari. Io mi sono divertita con il Miyuk anche a realizzare questi fiori che ho imparato a fare da un video tutorial di Emma Fassio. Vi lascio il link sotto in descrizione se anche a voi verrà voglia di farli, e per accompagnare questa maglia così mi sono divertita tantissimo a realizzarli, quindi ho giocato si possono fare con dei filati, degli avanzi di filato che abbiamo a casa, e io ho appunto preso qualche pezzettino di Miyuk per riprendere i toni della maglia, e poi ho inserito così dei colori, dei mohair. Ho giocato anche con texture diverse di filato e composizioni diverse, e così per divertirmi un po'. Allora, inoltre, oltre al filato, avete bisogno dell'uncinetto numero 3 di qualche marcapunto, ma vanno bene anche dei pezzettini di filo per segnare i punti che poi vi andrò ad indicare, una godalana come al solito per nascondere le codine, un metro ed una forbice. Andiamo ora a vedere le istruzioni per realizzare la nostra maglia. La nostra maglia si inizia a lavorare da un bordino, che è quello della base a coste, e quindi sono andata a lavorarlo così, avviando 8 catenelle più una, e sono maglie basse lavorate in costa dietro. Quindi ho realizzato dapprima tutto il mio bordo della base. Il bordo come lunghezza ha una cinquantina di centimetri, poi lavorando mano a mano il punto traforato, il punto fantasia, realizzeremo un pannello che ha una larghezza di 52 centimetri. E appunto, una volta montato tutto il mio bordino appunto costa, ho iniziato a lavorare a pannello il motivo fantasia, e poi alla fine ho creato un altro bordino appunto costa che ho cucito solo alla fine. Ho creato 2 pannelli tali e quali, quindi per una taglia S un 52 cm di base e un 46 di altezza. Per ogni taglia monteremo il punto fantasia che andremo a lavorare è multiplo di 8, e per ogni taglia andremo ad aggiungere un motivo in più. Quindi
una volta realizzato il mio bordo, ho scontornato con delle maglie basse il bordino, quindi l'ho lavorato, poi ho inserito tutto un bordino di maglie basse. Ho realizzato tante maglie basse, tanti punti costa, quanti la base appunto che mi serviva per iniziare a lavorare, che è multiplo di 8, quindi nel mio caso ho montato 112, avevo 112 maglie basse di base e per una larghezza di 52 cm. Per le taglie più grandi non andrò altro che ad aumentare il numero di catenelle aggiungendo 8 maglie, quindi 112 maglie di base per una S, 120 per una M che corrispondono a una larghezza di pannello di 56 cm, per una taglia L 128 maglie di base che corrispondono a 60 cm e una XL 136 maglie di base che corrispondono a 64 cm. Per ogni taglia sono andata ad aggiungere 4 cm in più. Quindi ricordate che le maglie di base di partenza per iniziare il nostro punto fantasia devono essere multiple di 8. Alla fine ho assemblato i due pannelli partendo con delle cuciture per la parte delle spalle laterali nella parte alta appunto di 10 cm e poi ho cucito i miei fianchi lasciando un'apertura nel mio caso, ma voi potrete variarla in base anche alla circonferenza del vostro braccio e se vi piace o meno la manica appunto che ho realizzato io. Io ho lasciato 17 cm per l'apertura e ho cucito tutto il fianco e poi sono andata a lavorare le mie maniche che ho lasciato diciamo a 3/4 per 27 cm con un punto a mezza maglia alta lavorata in costa dietro. Quindi andiamo a prendere il nostro uncinetto, il nostro filato e partiamo con la realizzazione della nostra maglia. Con l'uncinetto del numero 3 faccio il mio cappietto iniziale e vado ad avviare 8 catenelle più una, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne faccio un'altra che è quella che mi serve per girare il mio lavoro per alzarmi, che corrisponde alla prima maglia. Quindi nella seconda maglia, quindi non in questa ma in questa, inizio a lavorare delle maglie basse. In totale ne lavorerò 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi in totale 8 maglie basse. Mi alzo con una catenella, giro il mio lavoro. D'ora in poi lavorerò sempre 8 maglie lavorate nella costa dietro. Quindi significa che io salterò la prima maglia, vado in questa qui, ma soltanto nella costina dietro e vado a lavorare le mie maglie così, quindi una, in quest'altra dietro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mi raccomando attenzione all'ultima che si fa sempre fatica a vedere di non mangiarla, quindi 8 maglie, una catenella per alzare e giro il mio lavoro in questo modo e vado sempre, quindi salto sempre la prima, vado nella seconda e lavoro sempre così tutti i miei giri d'ora in poi in questo modo. Quindi lavoro le mie maglie basse in costa dietro.
Mi raccomando, contate sempre le vostre maglie basse, che devono essere per ogni giro 8. E l'ultima che si nasconde sempre dietro, quindi mi raccomando di non tralasciarla. Una catenella per alzarmi, giro il mio lavoro, quindi non in questa che è quella che appunto ho appena fatto, ma nella seconda, riparto e procedo così con questa lavorazione per formare la mia base, il bordo della mia maglia. Il mio bordo è lungo 50 cm, quindi devo lavorare per 112 giri, 112 maglie andata e ritorno e 50 cm di lunghezza. In poche parole sono andata a creare questo bordino qui che è la base della mia maglia. L'ho lavorato in questo senso e adesso lo andrò a mettere in orizzontale perché andremo a fare delle maglie basse di base su cui poi si poggerà il nostro punto fantasia che andremo a creare. Ricordo che io ho effettuato 112 giri e per le taglie più grandi basta aggiungere 8 giri per taglia, quindi 112 più 8 per una M, più 8 ancora per ottenere una L e così via. La misura appunto, fate anche voi una campionatura, a me 112 giri corrispondono a 50 cm, provate a vedere se questa misura vi corrisponde perché magari avete una mano diversa di lavoro dalla mia, una tensione di lavoro diversa. Comunque effettuati i nostri giri ed ottenuto un numero di maglie multiple di 8, andiamo ad alzarci con una catenella e andiamo a montare delle maglie basse lungo la nostra base del bordo. Noi dobbiamo fare ora delle maglie basse e ne andremo a fare una in corrispondenza di questo giro e una in corrispondenza di quest'altro, quindi uno sul fianco diciamo di questa costina e uno in cima alla costina, uno qui e uno qui, uno qui e uno qui. Dovremo alternare le nostre maglie basse e prendere di riferimento appunto i nostri giri che abbiamo fatto. Quindi una catenella per alzarmi, punto l'uncinetto su questa costina e faccio una maglia bassa, punto l'uncinetto sulla cima adesso di questa costa e faccio un'altra maglia bassa. Ora rientro appunto nello spazio tra le due coste in evidenza e quindi punto l'uncinetto qui e faccio una maglia bassa, un'altra qui in cima alla costina, quindi qui, una in mezzo agli spazi della costina, vedete, e così via. Quindi dovrò ottenere le stesse maglie che io ho lavorato, perciò alla fine io devo ritrovarmi con 112 maglie basse. Mi raccomando, quindi contatele. Vedete, per contarle qui ne abbiamo, io prendo come riferimento questa qui in rilievo, guardate, quindi questa, perciò 2, 4, 6, 8, 10, vedete, e le maglie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sulle costine avrò sempre nel mio caso i numeri pari di riferimento. Quindi procedete così lungo tutta la base di questo bordo fino ad ottenere il numero di maglie tante quante appunto ne avete lavorate per questo bordo e ci vediamo alla fine. Quindi come vedete alla fine io mi trovo tutto il mio bordo rifinito di maglie basse, quindi sono andata a scontornarlo e mi devo ritrovare con lo stesso numero di maglie basse tante quante ne ho fatte per i giri in cui mi sono alzata, quindi nel mio caso 112 multiple di 8. Ora inizio con il mio punto fantasia che è molto semplice.
vedete, si compone semplicemente di 2 giri, quindi un giro di andata e un giro lavoro e di ritorno, e i 2 giri mi vanno a formare questo splendido punto fantasia che sembra quasi leggermente in rilievo. Allora mi alzo quindi con 3 catenelle, 1, 2 e 3, giro il mio lavoro, filo sull'uncinetto all'interno della stessa maglia, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta effettuo una maglia alta in questo modo. Avvicino un attimino così vedete meglio. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 maglie di base, nella quarta vado a fare 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi 1, 2 e 3, quindi 3 maglie alte all'interno della stessa maglia di base. Ora non faccio altro che andare a alternare questi 2 passaggi, quindi 1, 2 catenelle, salto 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta faccio una maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 catenelle e nella quarta effettuo 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi 2 e 3, 2 catenelle, 1, 2, 3 maglie di base, nella quarta faccio una maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, 1, 2, 3 maglie di base e nella quarta faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, in questo modo. Procedo così per tutto il mio giro ad alternare questi 2 motivi. Alla fine, completati tutti i miei motivi, vedete ho effettuato l'ultima maglia alta, faccio le mie 2 catenelle e nell'ultimo punto del mio bordo faccio una maglia alta e all'interno dello stesso spazio faccio un'altra maglia alta. Quindi ho concluso il mio bordo così, in questo modo. Ora faccio 3 catenelle per girare il mio lavoro, per alzarmi, quindi 1, 2 e 3, prendo e giro il mio lavoro in questo modo, filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia alta, in questa, e faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi 1, 2 e 3. Quindi ho lavorato 3 maglie alte all'interno sopra la testa della seconda maglia alta dell'ultimo giro, del giro sottostante. Ora procedo per tutto il mio giro in questo modo: una catenella di separazione, entro nella prima maglia del gruppo delle 3 e faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, entro nella terza delle maglie alte sottostanti e faccio 3 maglie alte, scusate, all'interno di questa maglia, quindi 1, 2 e 3. Quindi ho lavorato 3 gruppi di maglie alte nella prima maglia alta, una catenella di separazione e 3 gruppi di maglie alte all'interno dell'ultima maglia sottostante delle 3. Una catenella di separazione, passo al gruppo delle maglie successive e faccio la stessa cosa.
quindi 3 maglie all'interno dello stesso spazio, una catenella di separazione e 3 maglie all'interno della terza maglia del gruppo di 3 sottostanti, una catenella di separazione, passo nel gruppo e faccio la stessa cosa, quindi procedo per tutto il giro in questo modo: una catenella di separazione, una catenella di separazione e procedo così in questo modo per tutto il giro. Sono quasi giunta alla fine del mio giro, ho fatto quindi le 3 maglie e la catenella di separazione, vado a fare le maglie alte, all'interno dello stesso punto, la catenella di separazione nella prima maglia alta che incontro delle due, quindi in questa vado a fare l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, 2 e 3. Nell'ultima maglia faccio una maglia alta e completo in questo modo il mio giro. Quindi vedete, ne ho fatte 3 sopra la prima delle maglie alte e una sopra l'ultimo paletto della maglia alta sottostante. Ora mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, rigiro il mio lavoro e riparto con il terzo giro, che è uguale, identico al primo, e quindi d'ora in poi non farò altro che alternare questi 2 giri che abbiamo visto. Quindi all'interno dello stesso spazio mi alzo con una maglia alta, 2 catenelle di separazione, nello spazio dei 2 gruppi, dove ho fatto la catenella di separazione dei 2 gruppi di maglie alte, faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione. Qui nello spazio fra i 2 gruppi di 3 maglie alte faccio 3 maglie alte all'interno dello spazio dell'archetto, diciamo 2 e 3, una catenella di separazione. Qui nello spazio faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione e riparto qui a fare il gruppo delle 3 maglie alte. Vedete? 2 catenelle di separazione e qui in questo spazio faccio la maglia alta. Quindi alterno queste 2 catenelle la maglia alta e 2 catenelle i gruppi delle 3 maglie alte. Il risultato è questo. Procedo per tutto il mio giro continuando in questo modo: 2 catenelle, la maglia alta, 2 catenelle e nell'archetto del gruppetto delle 3 maglie alte separate da una catenella faccio le 3 maglie alte, 2 catenelle, qui in mezzo faccio la maglia alta, 2 catenelle, qui faccio i 3 gruppi di maglie alte. Procedo così fino alla fine del mio giro. Nel mio giro, vedete, completo con la maglia alta, 2 catenelle e poi vado a fare una maglia alta qui alla fine nella terza catenella della prima maglia, diciamo, eseguita, delle 3 con cui mi sono alzata, faccio una maglia alta e rientro all'interno dello stesso spazio e faccio un'altra maglia alta
e finisco e chiudo così il mio giro, in questo modo. Ora riparto sempre allo stesso modo, mi alzo con 3 catenelle, giro il mio lavoro, nella seconda maglia alta faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado nella prima delle maglie del gruppo successivo e faccio 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, entro qui nella terza e faccio il gruppo delle 3 maglie alte, 2 e 3. Una catenella di separazione, passo direttamente nelle maglie nella prima del gruppo delle 3 e faccio 1, 2 e 3. Catenella di separazione, 1, 2 e 3. Concludo il mio giro facendo l'ultimo gruppo di 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio e quindi vado in questa maglia qui che è la penultima, quindi 1, 2 e 3. Faccio una maglia alta sopra all'ultima maglia alta disponibile, quindi nella terza catenella, 3 catenelle, giro il mio lavoro e riprendo con l'altro giro, quindi tutto il pannello si formerà dall'alternanza di questi 2 semplici giri. Rientro nello stesso spazio e faccio la mia maglia alta, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a fare nell'archetto qui una maglia alta, 2 catenelle di separazione, qui in mezzo vado a fare i miei 3 gruppi di maglie alte, e 3, 2 catenelle di separazione, qui fra i gruppi vado a fare la maglia alta, 2 catenelle e riparto qui in mezzo a fare il gruppo delle 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle e nell'archetto successivo vado a fare una maglia alta. Procedo a costruire tutto il mio pannello alternando questi 2 giri. Il risultato del pannello ottenuto dalla lavorazione dell'alternanza di questi 2 giri è questo. Quindi io sono partita dal mio bordino, dalla base, ho lavorato i miei motivi e questo è il risultato del pannello. Io ho lavorato per 42 giri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi per 42 volte i miei motivi e ho ottenuto una lunghezza, un pannello di una lunghezza di 42 centimetri. Ora adesso però devo andare a lavorare il mio bordino e quindi andrò praticamente ad ottenere una lunghezza totale di 42 più altri 4 centimetri che sono quelli del bordo iniziale, quindi in totale un'altezza di 46. Ora devo realizzare un bordino tale e quale a quello che abbiamo realizzato per la base, quindi monto 8 catenelle più una, che è quella che mi serve per alzarmi, e lavoro tutto il bordino a maglie basse lavorate in costa dietro, così come abbiamo visto per la parte iniziale della base di questa maglia. Lavoro per 112 giri, che sono appunto i giri di base iniziale del motivo,
Dopodiché mi alzo con una catenella, vedete io ho già realizzato tutto il mio bordino, mi alzo con una catenella e vado a scontornare, così come ho fatto prima per l'altro bordo, e vado a realizzare 112 maglie basse, come vi ho fatto vedere all'inizio. Procedo così. Finito di realizzare tutto il mio bordino a maglie basse, taglio il mio filo e passo le mie codine. Ora prendo il mio pannello e, realizzato il mio ultimo giro, vedete io ho completato con il giro dei gruppi delle 3 maglie alte intervallate da una catenella. Arrivata alla fine del giro, prendo l'asola, la tiro e taglio un pezzettone lungo che mi servirà per fare adesso la cucitura del bordino che ho realizzato e scontornato con le maglie alte, e dovrò far combaciare nel mio caso le 112 maglie con le 112 maglie del bordino finale con quelle della fine del pannello della maglia, e quindi andrò a sovrapporre così il mio lavoro. Se voglio appunto lo fisso anche con dei segnapunti e vediamo come fare la cucitura. Inserisco il mio filo nell'ago da lana, questa è la parte del pannello del dritto, prendo il mio bordino e qui questa è la parte diciamo scontornata dalle maglie basse, la faccio coincidere così, sovrappongo in questo modo il bordino, prendo il mio ago da lana e dovrò fare la cucitura in questo modo. Vedete, devo andare a prendere questa maglia, quindi le maglie più interne del lavoro, fra di loro unendole in questo modo, senza tirare, lasciando il bordino in maniera morbida. Quindi procedo così, quindi la parte più esterna delle maglie la vado ad unire con l'altra maglia, quindi vado a far combaciare in questo modo le mie maglie. Così. Procedo per tutta appunto la lunghezza di questo lato a cucire la maglia. Mi raccomando, fate attenzione di prendere sempre la parte più esterna del punto, cioè le due parti interne che diciamo sono più vicine, e di farle combaciare in questo modo. Realizzata tutta la cucitura e completato il lavoro, vedete, questo è il mio pannello, ne vado a realizzare un altro tale e quale, quindi vado a farne un secondo. Io appunto l'ho già iniziato, i due pannelli appunto devono essere identici. Io ora completo con la parte superiore del bordino e poi vediamo come procedere per le maniche e per le cuciture finali. Prima di tutto vado a cucire le parti delle spalline, le parti in alto. Vedete, io ho fatto le cuciture mettendo i due pannelli sui lati rovesci e andando a cucire i due lati delle spalle per 10 centimetri. Quindi ho fatto in questo modo, ho affiancato, fatto combaciare i due lati e ho fatto le mie cuciture per 10 centimetri. Dopodiché devo andare a cucire il laterale della mia maglia. Io lascerò dal punto della spalla fino all'apertura del braccio un 17-18 centimetri di apertura, quindi io nel mio caso sì, 16 centimetri di apertura. Questa perché io voglio una manica da subito asciutta, poiché la maglia indossata scenderà
è molto ampio il pannello, quindi una prima parte della maglia scenderà sulla spalla, perciò la prima parte del braccio, che è quella diciamo che è la circonferenza più ampia, è comunque coperta da questo pannello che scende. Perciò, siccome io voglio appunto una manica molto asciutta, lascio soltanto un'apertura di 17 centimetri, quindi ho contato 1 2 3 4 5 e 6 motivi. Metto il mio marker, vedete qui in questo punto i miei motivi, ho considerato un motivo 2 giri, quindi in questo caso 1 2 3 4 5 e 6. Metto i miei marker dove appunto che delimitano lo spazio del passaggio di questa apertura, quindi 6 motivi anche di qua, 1 2 3 4 5 e 6, e lo metto qui alla base. Dopodiché giro il mio lavoro sul lato rovescio e da dove ho messo i miei marker inizio a fare le mie cuciture. Vedete, questo è il retro del lavoro, questa è l'apertura che io devo lasciare, quindi andrò ad unire questi due punti ed inizierò a scendere con la cucitura lungo tutto il fianco, il laterale. Vedete, io metto sempre dei segnapunti in modo da far combaciare perfettamente il lavoro e affinché appunto mentre applico le cuciture con ago e filo il lavoro non si sposti. I motivi devono appunto essere sovrapposti, quelli del davanti e del dietro. Procedo quindi con la cucitura del mio bordo laterale. Posso togliere i miei marker e scendere a cucire tutto il mio fianco. Una volta che ho completato tutta la cucitura del mio fianco laterale, vado a girare il mio lavoro per lavorare in tondo la manica. Vedete, il lavoro è ora dalla parte del dritto, questo è il mio fianco cucito, come vedete i motivi combaciano perfettamente, quindi mi raccomando fate attenzione nelle cuciture. Questa è la manica, lo spazio. Adesso io vado ad agganciarmi qui sotto con il filo e lavorerò in tondo le mie maniche. Farò giri non sempre nello stesso verso, quindi sempre in senso antiorario, ma farò giri alla fine di ogni giro. Comunque rigiro il mio lavoro e cambio verso, perché noi andremo a lavorare adesso con delle mezze maglie alte lavorate in costa. Questo è l'effetto. Io adesso ho iniziato a fare la manica e la sto completando. E se noi dobbiamo appunto far uscire questi motivi qui, alla fine di ogni giro dobbiamo riprendere il nostro lavoro e cambiare il verso, e dovrò sempre lavorare mezze maglie alte in costa dietro. Ho scelto di lavorare la manica così per dare continuità al bordino che abbiamo fatto appunto nella parte alta e alla base della maglia, che comunque era di maglia bassa, sempre lavorata in costa, per diciamo velocizzare un attimino il lavoro, perché lavorare tutto a maglia bassa è veramente molto bello ma anche molto laborioso. Qui abbiamo un effetto quasi uguale, soltanto che abbiamo una lavorazione che cresce un pochino di più, e comunque guardate è molto bella, e mi piaceva appunto, mi è piaciuta l'idea di lavorarla così per dare stacco al motivo traforato che abbiamo scelto per la parte centrale, per staccare un attimo appunto dalla lavorazione traforata. Quindi prendo la mia manica, la parte sotto, il mio uncinetto sempre del numero 3, mi aggancio qua sotto, prendo il mio filo e lascio una codina lunga che poi vado a nascondere, e inizio a scontornare tutta la mia circonferenza con delle maglie basse prima di tutto, prima di iniziare la lavorazione a mezze maglie alte in costa. Quindi faccio delle maglie basse e mi nascondo anche contemporaneamente la codina che ho sotto, e vado a scontornare tutta la mia circonferenza con delle maglie basse.
Mi raccomando che lo stesso numero di maglie basse che fate per una manica deve essere lo stesso che fate per l'altra. Io per l'altra manica, per ogni lato, diciamo, ho fatto 33 maglie alte da una parte, poi mi sono girata e ho fatto 33 maglie alte dall'altro lato, quindi su ogni metà, perché questo appunto è la parte diciamo alta della spalla. Nella mia circonferenza ho 66 maglie basse, scusate, non maglie alte, e per ogni lato 33, questo per avere una manica e un lavoro uniforme. Io dico 33 appunto per la mia manica, per i centimetri che ho lasciato di spazio. Naturalmente poi valuterete voi l'apertura appunto della vostra manica in base alle dimensioni anche del vostro braccio. Io ho un braccio abbastanza sottile e il mio gusto, la mia idea è stata appunto quella di lasciare o di fare una manica molto asciutta su una linea di 2 pannelli molto morbidi. E poi voi farete le vostre valutazioni in base anche al vostro gusto e quindi sceglierete eventualmente di farla anche in modo diverso dalla mia. Completato tutto il mio giro di maglie basse, chiudo il giro agganciandomi con una maglia bassissima alla prima maglia effettuata. Ora mi alzo con una catenella e vado a fare delle mezze maglie alte in costa dietro, quindi significa che lavoro tutte le mie maglie alte agganciando soltanto l'uncinetto non in tutta la maglia ma soltanto nella costa dietro della maglia, e procedo a lavorare tutta la mia circonferenza lavorando a mezza maglia alta in costa dietro. Concludo il mio giro facendo una maglia bassissima all'interno della prima catenella. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, quindi cambio il verso del mio lavoro e vado a lavorare a maglie in costa dietro. Quindi la lavorazione è sempre la stessa, quindi faccio attenzione a prendere non tutto il punto così, ma soltanto la costina dietro. La lavorazione della manica sarà sempre a mezza maglia alta lavorata in costa dietro. Lavoro i primi 3 giri della manica così, dopodiché io ho iniziato a fare delle diminuzioni. Ho fatto una diminuzione a giri alterni fino a che non ho raggiunto una lunghezza della manica che si adattasse mano a mano che appunto il braccio scende, che la manica scende, il braccio si assottiglia. E quindi da 66 maglie ho fatto delle diminuzioni, un giro sì e un giro no, fino ad ottenere circa un 48-50 maglie, dopodiché ho proseguito la lavorazione così come si presentava, con le maglie che si presentavano. Per le diminuzioni io le ho sempre fatte all'inizio del giro o all'inizio o alla fine del giro, quindi in prossimità della chiusura o dell'apertura del giro, e non faccio altro che fare così la mia diminuzione. Quindi lavoro una mezza maglia alta, però non la vado a chiudere, filo sull'uncinetto, passo a lavorare la seconda mezza maglia alta e chiudo tutte le mie maglie assieme. Dopodiché procedo con la lavorazione. Ho ottenuto così una diminuzione. Quindi vi lascio adesso proseguire da sole, lavorando appunto i primi 3-4 giri, così le maglie come si presentano, e poi mi andrete a fare una diminuzione se vorrete anche voi diminuire e fare la manica più asciutta, quindi a giri alterni, quindi un giro sì e un giro no. Ho applicato appunto delle diminuzioni fino appunto ad arrivare ad assottigliare la mia manica, a restringere la mia manica.
e naturalmente questo lo farete provando spesso la maglia e valutando appunto la manica come si restringe, e anche in base al vostro gusto come la volete realizzare, e anche nella lunghezza appunto che vorrete dargli, se volete fare una manica corta, una manica a 3/4 o addirittura una manica lunga fino al polsino. Vedete, dopo un po' di giri di lavorazione la manica si presenta così, e vedete che già si vede appunto che ho iniziato a lavorare delle diminuzioni e che quindi il lavoro si restringe. Alla fine della lavorazione della manica, io l'ho lavorata, vi dico subito, per 26 centimetri, ho rifinito con un bordino appunto gambero, che andiamo a vedere assieme. Quindi ho la mia asola, punto l'uncinetto sulla maglia successiva, prendo il filo e lo porto fuori in questo modo e getto il filo e lo passo attraverso tutte e due le mie asole. Di nuovo vado nella maglia successiva, prendo il filo, lo porto fuori e lo passo. Quindi il classico punto gambero di rifinitura sul polsino della mia maglia. L'effetto finale è questo. La manica, come vedete, con delle diminuzioni regolari e graduali, si assottiglia gradualmente, però appunto la scelta della manica ovviamente va in base anche al vostro gusto. A me piaceva l'idea di questa manica asciutta, poiché la maglia ha due pannelli già molto ampi, e una linea così diciamo smagrisce anche un po' la silhouette, dall'idea di che non sia una maglia appunto tutta larga, tutta ampia, ma da un altro colpo d'occhio indossata con una manica così asciutta. Anche per oggi il nostro video tutorial è terminato. Spero che il progetto vi sia piaciuto. Naturalmente voi potete personalizzarlo come più vi piace. Io, come vi dico sempre, vi do degli spunti in questi video tutorial. Poi sta a voi far volare la vostra fantasia, la vostra creatività in base alle vostre esigenze e al vostro gusto. Spero di avervi portato un po' di serenità e un po' di svago. In questi giorni ne abbiamo bisogno di staccare la mente e di pensare anche a cose belle, e spero appunto di avervi regalato qualche momento di spensieratezza. Vi abbraccio e vi saluto, a presto, ciao ciao!